Salve a tutti, sono Giovanna Musumeci della pasticceria Santo Musumeci di Randazzo. Siamo una piccolissima realtà sull'Etna, fortunati e grati di essere sull'Etna perché questo vulcano ci regala una materia prima straordinaria che usiamo e decliniamo in tutte le nostre ricette, sia di pasticceria che di gelateria. Oggi siamo qui per una delle ricette più iconiche della pasticceria siciliana, che poi chiaramente si lega alla gelateria, alla tradizione delle granite, che è la brioche, o in particolare la brioche a cutuppo, come diciamo noi in Sicilia. Sulla brioche e sull'origine della brioche viviamo questa diatriba con i francesi, cosa è nata prima, cosa è nato dopo, chi ha copiato da chi. E in realtà non è facile tracciare una linea di confine e soprattutto stabilire una data di nascita della brioche. Si parla della brioche in Normandia intorno al 1400 e in Sicilia noi abbiamo avuto una dominazione normanna tra l'anno 1000 e l'anno 1200. È abbastanza controversa questa cosa. In realtà fra la brioche francese e la brioche siciliana l'ingredientistica è veramente molto simile, ad eccezione della componente grassa che è il burro nella brioche francese e lo strutto nella brioche siciliana. Io chiaramente sono un po' outsider per una scelta mia personale di ingredientistica, preferisco usare il burro quando non riesco a trovare uno strutto che abbia determinate caratteristiche tecniche. Dopo questa prima parte introduttiva entriamo nel vivo dell'impasto della brioche e come prima cosa mettiamo nella nostra planetaria 5 kg di farina 00 e 5 kg di farina Manitoba. Oggi per la realizzazione di questa brioche ci aiuterà Salvo. Quindi procediamo subito a pesare le nostre farine e ad inserirle nella braccia tuffanti. Adesso procediamo con la realizzazione dello sciroppo di zucchero. Acqua, zucchero, zeste di limone, zeste di arancia e vaniglia, molto semplicemente. Mettiamo insieme l'acqua con lo zucchero. Quindi procediamo con grattugiare zeste di arancia e zeste di limone. Questo è proprio un processo di infusione a freddo. Potete anche pensare di realizzarlo al caldo perché chiaramente se unite dell'acqua calda con lo zucchero vi si scioglierà molto più velocemente e questo consentirà alle vostre zeste di limone e di arancia di esprimere al massimo la loro potenzialità. A questo punto aggiungiamo anche della vaniglia. È una vaniglia del Madagascar che abbiamo già provveduto a pulire, privare del baccello e consentirà di dare una spinta incredibile alla nostra brioche. Prendiamo una parte di questo sciroppo e lo utilizziamo per sciogliere il lievito di birra. Questa è la parte dell'acqua che noi aggiungeremo solamente nella fase finale dell'impasto. Prepariamo quindi gli altri ingredienti, quindi il burro, e in questo caso è un burro buonissimo, un burro italiano, che tagliamo in pezzi più o meno regolari, e poi procediamo ad aprire le uova. Su un impasto grande come quello che stiamo realizzando adesso con 10 kg di farina ci serviranno all'incirca 30 uova, quindi avremo bisogno dell'aiuto di Salvo. Li apriamo uno a uno e li versiamo poi tutti quanti qui insieme, in maniera tale da poter controllare, nel caso in cui possa esserci un uovo che non soddisfa le nostre aspettative, di non rovinare completamente tutte le altre uova. L'uovo di gallina allevato a terra, felice di vivere il mondo. Ok, abbiamo rotto tutte le uova che ci servivano, quindi iniziamo l'impasto. Aggiungiamo alle farine il sale, quindi facciamo partire l'impasto e circa 40 minuti alterneremo i liquidi al burro e agli altri elementi della nostra brioche.
Abbiamo inserito lo sciroppo e le uova. A questo punto controlliamo il nostro impasto, che è bello consistente. Ricordiamoci che è una brioche che comunque poi deve lievitare, quindi raddoppiare il suo aspetto iniziale. Quindi ci serve una bella incordatura. Procedo inserendo il lievito di birra che abbiamo sciolto precedentemente nello sciroppo di zuccheri. A metà circa del nostro impasto, lo controlliamo sempre, e è il momento di aggiungere il burro. Una volta messo il burro, il nostro impasto nella lavorazione un po' si scinderà, quindi questa è un'operazione importante per migliorare la struttura del nostro impasto e soprattutto per migliorare la maglia glutinica, per fare in modo che si sviluppi al meglio. La lavorazione dell'impasto durerà circa 40 minuti, dipende sempre dal tipo di macchina che utilizzate, dalle temperature. Preferisco non avere un corpo eccessivamente liscio perché andremo a manipolare la brioche in altri passaggi, quindi per non stressarla troppo. In questo momento siamo nella fase finale, quindi tiriamo fuori l'impasto e lo pezziamo. Diamo delle pieghe, un po' di movimento per lisciare l'impasto. Come vedete cambia già la conformazione dell'impasto. Cominciamo quindi a pezzare, quindi faremo due palline, la parte che rappresenta il corpo e il tuppo. La prima pezzatura sono quindi questi pezzi di circa 80 grammi che andremo a pirlare semplicemente con un movimento della mano e si fa una superficie assolutamente liscia. Non pesiamo perché ormai dall'esperienza, dalla quotidianità degli impasti riusciamo a fare una brioche di 100 grammi, anche 120. Normalmente impastiamo circa 15 kg di brioche al giorno, si parla di 150 brioche più o meno al giorno. Chiaramente poi ci sono dei momenti in cui queste quantità aumentano, pensate in pieno luglio, a settimana di Ferragosto, quindi nell'economia di un laboratorio non tutte le brioche possono essere identiche, è impossibile che lo siano perché, come state vedendo, è proprio un lavoro manuale artigianale al 100%. Una volta creato il corpo di base, procediamo a realizzare una testa che è chiamata tuppo, che è toupet da francese, quindi ritorniamo alla tradizione francese. È la stessa pallina di prima, solo più piccola e ha una caratteristica particolare, quindi la pirliamo, ma con il movimento della mano andiamo a realizzare una piccola codina. Buchiamo le nostre brioche, inseriamo e schiacciamo un attimo. Creare questa parte finale del tuppo e inserirla qui all'interno dell'impasto ci consentirà di legare il corpo al tuppo e quindi di evitare che poi in fase di lievitazione il tuppo si separi dalla brioche. Ecco, io alterno brioche a brioscia, quando prevale lo spirito siculo, l'orgoglio terrone, brioscia mi viene fuori, alcune volte la chiamo anche brioche, quindi va bene uguale, chiamatela come volete, però fondamentalmente il risultato a cui vogliamo arrivare è questo. L'impasto della brioche è veramente molto versatile, quindi io vi consiglio anche di provare un abbinamento salato con degli insaccati, con delle verdure di stagione, del formaggio, veramente molto interessante, potrebbe sorprendervi. Abbiamo finito di formare le brioche, quindi adesso le mettiamo a lievitare a temperatura ambiente per circa un paio d'ore.
Dopo 2 ore circa la nostra brioche avrà questo aspetto, come vedete è cresciuta e procederemo ad una prima spennellatura, noi ne facciamo 2. La spennellatura va fatta con uovo, noi facciamo con un uovo intero e serve a lucidare la brioche, a renderla agli occhi più appetibile. Quindi procediamo a spennellarle per la prima volta e aspettiamo ancora un po' perché mi piacerebbe che crescessero ancora di più. Quindi aspettiamo un attimo e daremo una seconda spennellatura prima di entrare in forno. Questa è una fase molto delicata perché come vedete la brioche è già abbastanza lievitata, quindi evitiamo delle pennellate brutali, evitiamo quest'uovo che cola proprio per non vanificare questo lavoro che è infinito, di grande attenzione, di grande cura. Questo è un passaggio che richiede ulteriormente attenzione e molta cura. Abbiamo spennellato le nostre brioche, quindi abbiamo fatto il primo passaggio, aspettiamo giusto un attimo per rifarne un secondo. Sono passati circa 15 minuti, come vedete la brioche è cresciuta ancora un po', procediamo con la seconda spennellatura. Il forno è già pronto e inforniamo le nostre brioche per circa 15 minuti a 180 gradi. Pronte, prontissime. Ok. Le separiamo. La posizionate un po' così lungo i bordi della teglia, aspettate che si raffreddi un attimo. Sì, è morbida, si alza bene, non è appiattita. Tradizionalmente la brioche va servita con la granita. La più iconica delle granite è una granita di limone, ma d'estate noi arriviamo veramente a creare combinazioni di gusto incredibili con frutta fresca e frutta secca. Al di là della granita, la brioche può anche essere servita con il gelato, quindi è un classico dello street food siciliano, la brioche con gelato. In questo caso la nostra brioche va tagliata, è caldissima e quindi ancora super morbida, è riempita di gelato. Questo è il nostro modo di intendere la brioche siciliana, con granita, con gelato, semplice o anche salata. La facciamo così qui a Randazzo da Santo Musumeci. Speriamo che riusciate a rifarla anche voi a casa. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Giovanna Musumeci e un appuntamento, un arrivederci al prossimo video.